Buongiorno a tutti, oggi effettueremo un allenamento incentrato sui pettorali. Oggi siamo qui con il campione pro Emil Walker direttamente dall'Inghilterra e oggi svolgeremo 5 esercizi per creare un petto che sia tridimensionale, quadrato ed efficace in termini di presentazione sul palco. Quindi mi raccomando, seguite ogni singolo esercizio perché andremo a effettuare una spiegazione tecnica per ogni scelta fatta. Ok? Open wide, maximum wide. Okay. Okay. Squeeze. Okay. Squeeze. Okay. 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 Another one. Another one. Last one. You keep the squeeze. Keep. Slow relief. Slow negative. Okay, stop. Putting weights until you feel that you are in a proper effort for 8-10 reps. Okay? Choose your weight as you feel. 1, 2, 3, 4, 5. Come on, squeeze. 6. Come on. 7. Another one, 8. Keep the squeeze, keep the feet. Slow negative. Okay. Last one, same protocol. Keep the squeeze, keep. Slow negative. Slow. Perfect. Stiamo svolgendo questo esercizio per fare focus sulle fasce del grande pettorale che sono prossime alle clavicole, quella che volgarmente viene chiamata parte alta del petto. In questo caso la biomeccanica della macchina ci consente uno squeeze molto chiuso e quindi di lavorare anche il piccolo pettorale. Ovviamente c'è un reclutamento anche del deltoide anteriore, ma a noi interessa far lavorare tutta la catena cinetica anterior-interna a esclusione del bicipite. La scelta di questo esercizio è strettamente personale alla conformazione di Emil. I giudici ci hanno dato un feedback molto chiaro. Rispetto all'anno scorso volevano più V-shape e dei pettorali più pieni, più tridimensionali, soprattutto nella parte alta. Quindi noi stiamo cercando di scegliere gli esercizi in maniera tale da andare a stimolare questa parte dei pettorali. È molto importante la selezione degli esercizi perché ci permetterà di fare focus su quelli che sono i punti caretti dell'atleta, in questo caso di Emil. One arm at time. Ok? One. Ok. 1. 1, 2, 2, come on, 3, 3, 4, 4, it's more difficult, 5, now together, 6, come on, 7, 8, last 2, 9, keep the squeeze, slow negative, slow. Slowly stretch your chest. Come on. Stop. Allora, in questo caso abbiamo effettuato una seconda versione di questa chest incline, la facendo lavorare per le prime ripetizioni un braccio alla volta. Per quale motivo? Per cercare di creare uno stress maggiore e poi arrivare allo sfinimento con le ultime 5 ripetizioni che ci consentono di arrivare veramente al massimo sforzo. E l'ultima ripetizione ovviamente si dà il 100%, il 110%, quindi si mantiene il picco di contrazione e si effettua uno stretch lento in fase negativa per finire di distruggere il muscolo. Ovviamente questo tipo di lavoro richiede tempi di recupero più lunghi, oltre sicuramente i 60 secondi. Nel caso di Emil questo esercizio è fondamentale perché ci consente di sviluppare, come detto prima, la parte alta dei pettorali e soprattutto la separazione nella parte alta dei pettorali. Quindi questa macchina è fondamentale perché è una biomeccanica convergente. In questo secondo esercizio andremo a lavorare in maniera molto classica ai cavi alti. Questa variante ci consentirà ancora una volta di fare focus sulla parte alta dei pettorali. Nello specifico andremo a effettuare un crossing delle braccia, a braccia alternate, per cercare di sfruttare tutto il ROM articolare e quindi arrivare alla massima contrazione delle fasce alte del grande pettorale.
Quindi rispetto alle solite croci ai cavi che vengono chiuse magari in basso e si fa quindi un reclutamento sulle fasce addominali del grande pettorale, cerchiamo di rimanere sempre settati in alto. I want you to do like this, okay? The feet on the sagittal plane, and at the same height of your delts, and you close, going to pronation, okay? You close and you go into pronation. Arms are crossing, one time the left one up, one time the right one. That's it. Come on, squeeze and do the cross. Yeah. Open, 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 stretch. Change, okay. Do the cross, okay. Okay. Keep the pronation, okay. Squeeze, squeeze, squeeze. Come on. Deeper crossing, deeper crossing. Yeah. Yeah, perfect, like this. Yeah. Okay. Last one, keep. Slow. Keep. Slow negative, slow. Okay, good. This one is just a little bit bigger because this delt is far from the center of your chest because your trapeze here is shorter. That's the problem when you do the back pose and you have the unbalance, okay? So, shorter trapeze, this delt is more far from the center of the chest. This chest is working in a worst way. So we need to focus on this side. Ogni dettaglio fa la differenza e i risultati sono la somma di tanti dettagli protratti nel tempo. Come terzo esercizio andremo a effettuare una panca inclinata, inclinazione classica 45 gradi. Cercheremo di far arrivare il bilanciere proprio nel punto dove le clavicole vanno a convergere, reclutando al massimo di nuovo la parte alta del grande pettorale. In questo caso, oltre a controllare, monitorare il punto di tocco del bilanciere sui pettorali, cercheremo anche di effettuare l'esercizio con un'impugnatura della giusta larghezza, il più possibile orientata a attivare il grande pettorale e il meno possibile a reclutare i tricipiti. Okay, wider grip, wider. Yeah. We don't want to use the triceps. Only chest. Touch here. Okay, close to the chin. Yeah, perfect. Squeeze. Come on. 2. Come on. 3. Come on. 4. 5. 6. 7. Come on, squeeze. Okay. Last one, you keep the squeeze. Keep squeeze. Slow negative. Slow. Close to the chin. Higher chest. Yes. And now you close. Yes. In questo caso, ancora una volta, all'ultima ripetizione abbiamo cercato di dare tutto quello che avevamo, mantenendo il picco di contrazione e aggiungendo un movimento rallentato in fase negativa. Allora, in questo quarto esercizio andremo a effettuare una combinazione di spinte e croci con manubri, sempre su panca inclinata, alternando ripetizioni in cui effettueremo le spinte, quindi un press con i manubri, a ripetizioni dove effettueremo dei fly, delle croci. One press and one fly, okay? One fly, then go down and one press and close. One fly and one press. One fly and one press. Okay. One fly and
one press. Last one. Fly. One press. Keep the squeeze. Slow negative. Slow, 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 slow. Ok, ok, you're done. Utilizzeremo questo quinto esercizio come finisher della nostra sessione di pettorali e saranno delle croci dal basso verso l'alto, sempre con un crossing delle braccia, per andare a completare il pacchetto di lavoro odierno sui pettorali. Squeeze. In questo caso, questo esercizio richiederà un particolare reclutamento del deltoide anteriore che, crescendo, costringerà il piccolo pettorale incastrato fra grande pettorale e deltoide anteriore a uscire fuori e quindi a dare un'ulteriore tridimensionalità nella parte alta esterna, quindi periferica al deltoide, del pettorale. Against the world, I say bring it on. I'm fearless, I'm strong, I can take it on. I've been that lone wolf since day one. I've been walking alone, I have no choice but to stay strong. With every breath in my lungs, I fight, I scratch, I claw, I keep pushing on. If I give my all, I know success won't come. I can't let fear in, I can't let fear win. Nah, I can't. Been far from an easy life, so many ups and downs. It's been far from an easy ride. Cold, hungry, broken, tearful nights. I couldn't get it right, but my courage kept me